Ciao ragazzi, allora ieri sera ho finito di vedere The Social Dilemma su Netflix, non so se l'avete già visto. Vi consiglio di farlo e soprattutto di avere una propria opinione. Io, diciamo, sono rimasta abbastanza sconvolta sotto alcuni aspetti e appunto in questo video volevo parlarvi punti a caldo di tre idee che mi sono venute in mente dopo averlo visto. Allora, innanzitutto secondo me ci sono tantissimi esempi estremizzati del male che la tecnologia sta facendo a questo mondo. Quando appunto bisogna prenderlo con le pinze perché non tutta la tecnologia presente in questo mondo è qualcosa di negativo. Pensiamo per esempio ai macchinari che vengono sviluppati ogni giorno per appunto le cure ospedaliere o qualsiasi cosa legato alla medicina. Comunque la medicina va a pari passo con la tecnologia. Se non ci fosse la tecnologia, a quest'ora molte cose non sarebbero sviluppate e ci troveremmo molto indietro, tipo 100 passi indietro. Poi, secondo punto che mi è venuto in mente, secondo me la verità sta nel mezzo. Non bisogna avere le fette di salame sugli occhi e negare esattamente tutto ciò che sta succedendo con la tecnologia, con l'avvento dei social media, come si stanno sviluppando. Ovviamente non bisogna negare questo aspetto, però dall'altro lato, quello che è sicuramente importante, ci fa capire che c'è una mancanza da parte delle scuole, delle istituzioni, degli stati, dei paesi, di come affrontare questo problema, qual è il supporto che si può dare a coloro che magari sono dipendenti dalla tecnologia. E poi invece, secondo me, dall'altro lato ci vuole anche un'educazione molto sia a livello personale che anche a livello familiare, ma fare proprio un'analisi della propria coscienza. Per esempio, mio papà mi diceva sempre che lui non voleva guardare la televisione mentre mangiavamo. Questa era stata sempre una sua regola, oltretutto non potevamo neanche mai usare i telefoni a tavola e io sono col senno di poi sono molto d'accordo su sta cosa, perché comunque vai a rafforzare i rapporti umani, vai a rafforzare il fatto di raccontare le tue esperienze con la tua famiglia, con persone con cui magari non passi sempre il tempo 24 ore su 24 assieme e non hai questa distrazione, questo ronzio di sottofondo da avere appunto una televisione o qualcosa che parli al posto tuo, perché in quel caso lì ascolti in modo passivo ma non partecipi in modo attivo. Oppure sono d'accordo anche sul fatto di farsi un'analisi personale ed essere responsabili di noi stessi, avere la cosiddetta leadership personale sul fatto di quanto consumo al giorno, quanta percentuale del mio tempo passo sui social, sul telefono. Molto probabilmente è alta, ma allo stesso tempo non ci rendiamo conto, cioè non ci focalizziamo ad analizzare quanto tempo passiamo sui social, quanto tempo facciamo swipe per accendere il telefono, per magari guardare cose superflue. Quindi bisogna, secondo me, fare un'analisi personale anche a livello appunto educativo, personale, un percorso personale, oppure a livello familiare, oppure a livello scolastico, a livello di istruzione. Ormai fa parte del nostro DNA avere un telefono, fa parte del nostro DNA essere circondati dalla tecnologia, quindi tanto vale sviluppare questo tipo di educazione e istruzione che vanno a rafforzare appunto la nostra persona. Noi non è vero che siamo succubi della tecnologia, lo siamo se vogliamo, ma allo stesso tempo abbiamo ancora pieno controllo di noi stessi, delle nostre capacità, della nostra capacità di scelta. Quindi, secondo me, è importantissimo fare un'analisi personale. Qual è la mia leadership personale? Riesco oggi a non guardare il telefono per 5 ore? Ce la faccio? Non ce la faccio? È vero che la mia generazione, ma anche la generazione successiva, quindi la generazione Z, quelli nati dopo il 1996, sono nati e cresciuti con il telefono. Hanno passato l'adolescenza, come appunto viene spiegato in questo in The Social Dilemma su Netflix, che questi ragazzi hanno passato la loro adolescenza con un telefono, che sono stati giudicati tramite i likes di un'applicazione. Se non ho abbastanza likes, allora non sono cool. Cioè, questo è il messaggio sbagliato che passa. Quindi bisogna veramente cercare di distaccarsi da questa realtà e cercare di capire che cosa è veramente importante. Io vi faccio molti esempi, ad esempio in altri video ho parlato di personal branding, soprattutto anche magari di chi sta lavorando
con i social media, sta lavorando con internet, ha un proprio business online. Ovviamente, siccome al giorno d'oggi è importante essere online, perché la stragrande maggioranza delle persone acquista o passa del tempo in internet, è importante avere una presenza genuina online. Quindi fare in modo di passare a coloro che stanno dall'altra parte dello schermo un messaggio trasparente, non un messaggio come i soliti messaggi fuffa di marketing che vanno a vendere cose scontate marchettandole come se fossero del top. Quindi è veramente importante, secondo me, già a partire dai brand, quindi dai marchi, fare in modo che questa trasparenza traspaia e la persona che è dall'altra parte riesca in qualche modo a identificarsi in qualcosa di positivo e non solo a qualcosa di negativo che a questo punto la tecnologia ci sta trasmettendo, il che secondo me non è vero, perché la verità sta nel mezzo. Non bisogna estremizzare, come non bisogna ignorare il fatto che la tecnologia si stia sviluppando tantissimo. E infine, appunto, mi ha fatto un po' sorridere il fatto che questa serie fosse uscita su Netflix, che Netflix è il re delle strategie di marketing. Pensiamo per esempio quando ha voluto far uscire la serie La Casa dei Papel, che ha fatto una strategia di guerriglia marketing che in tutte le piazze d'Italia ha messo delle teche con i personaggi vestiti di arancione, no, di rosso, scusate, caratteristici della serie, piuttosto che il fatto che Netflix sia molto molto in gamba sulla strategia dei contenuti, perché ci mostra le copertine personalizzate, sa esattamente che tipo di device stiamo utilizzando, se è un telefono, se è un iPad, qualsiasi cosa, sa esattamente dove ci troviamo, quindi in che paese ci troviamo e quindi sa che tipo di film e serie ci piacciono. Ovviamente grazie al loro algoritmo riescono anche a capire quali tipi di attori ci piacciono, quali tipi di programmi ci piacciono. Infatti nelle serie che ci raccomandano sono solitamente serie simili a quelle che abbiamo già visto. Quindi c'è dietro uno studio di marketing che è enorme, non sto qui a parlarvene, come anche il fatto che uno non riesca a smettere di vedere una serie, ma che se la divori in men che non si dica. Questo si chiama binge watching, quindi è una strategia che Netflix considera di fondamentale importanza per tenere gli utenti incollati allo schermo. Ce ne sono tantissime altre strategie che utilizza, per esempio su Facebook utilizza un tono molto informale, quindi si identifica con gli spettatori, commenta anche in qualche modo degli eventi che sono successi in tempo reale. Ad esempio ho letto un esempio online che commentava le varie maratone politiche, la cosiddetta maratona mentana, e Netflix era lì che appunto commentava, diceva ok, va bene, non ci offendiamo se stasera non ci guardi, ma guardi la maratona mentana. Quindi riesce a identificarsi, crea un brand engagement molto 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 profondo con i propri utenti. Quindi siccome Netflix è il re del marketing, mi sembra molto strano che abbia lanciato questa serie solo per demonizzare la tecnologia, perché lui senza la tecnologia e senza internet non esisterebbe. Quello che secondo me vuole fare con questi tipo di docufilm è sicuramente intrattenere gli utenti, creare quell'effetto o wow o oh merda, che è appunto lo scopo del marketing, e anche fare in modo che poi lo spettatore condivida e ne parli sui social. Quindi questo è per esempio una cosa che sto facendo anch'io. Sto parlando di The Social Dilemma su YouTube, è una cosa che avrei evitato, ma in realtà è una cosa che ti fa parlare. Quindi lo scopo di andare viral, quindi di andare virale, Netflix l'ha raggiunto. Quindi ci sono un po' di cose che mi lasciano un po', diciamo così, con l'amaro in bocca. Però vi consiglio di guardarlo, di farvi la vostra opinione e fatemi sapere cosa ne pensate. Io veramente sono più schietta possibile, quando ho un'opinione è o così o cosà. In questo caso sono un po' nel mezzo, però appunto fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao, buona giornata e al prossimo video!